Ciao a tutti, oggi parliamo delle colangiti o colangioepatiti nel gatto. Prima di iniziare questo video vi ricordo, se siete interessati agli argomenti riferibili alle patologie del cane e del gatto, iscrivetevi al canale qua sotto, e se volete supportare il progetto vi ricordo sempre un bel mi piace, che è apprezzato ovviamente dal sottoscritto e permette ovviamente la visione di questo video anche ad altre persone che cercano magari questo tipo di patologia come probabilmente l'avete cercata voi. Fondamentalmente questo è un argomento che voglio cercare di spiegarvi in modo semplice, perché chiaramente mi rendo conto che può essere un argomento di non facile comprensione per tutti. Quindi cercherò di andare abbastanza tranquillo, lento, e cercherò di spiegarvi passo dopo passo che cos'è prima di tutto la colangite, la colangioepatite, che tipo di colangioepatiti abbiamo nel gatto, e cerchiamo insomma di spiegare questo tipo di patologia che magari è stata diagnosticata al vostro gatto. Allora, partiamo subito con l'anatomia, che è la cosa più importante fondamentalmente. Allora, colangioepatite, lo dice un po' il nome, colangio fondamentalmente vie biliari, epatite fegato, quindi siamo in quella zona lì, zona fegato, il fegato produce la bile e poi viene raccolta nella cistifella e poi viene liberata attraverso un dotto che si chiama coledoco a livello del primo tratto intestinale. La bile viene quindi liberata nell'intestino. Perché fondamentalmente è molto importante capire l'anatomia? Perché vedremo che c'è una differenza, per esempio, tra il cane e il gatto. Per esempio, nel cane abbiamo lo sbocco del coledoco nell'intestino in modo singolo, cioè esce solo il coledoco, quindi esce solo la bile all'interno dell'intestino. E il dotto pancreatico esce sempre lì vicino, però non si uniscono prima di raggiungere l'intestino. Mentre invece nel gatto il dotto pancreatico, il dotto e il coledoco si uniscono prima di entrare nell'intestino. Quindi molto facilmente capirete che quando abbiamo fondamentalmente un'infezione, diciamo, quindi un'infiammazione del dotto del coledoco, molto probabilmente anche il dotto pancreatico verrà coinvolto. Infatti nel gatto si dice che si ha la triadite. La triadite l'avrete sentita magari qualche volta nominata dal vostro medico veterinario di fiducia, è fondamentalmente la colangioepatite, la pancreatite e la malattia infiammatoria. Questo perché fondamentalmente anatomicamente abbiamo questo tipo di conformazione. Dopodiché generalmente abbiamo tre tipologie di infiammazione, ripeto, colangioepatite, quindi infiammazione delle vie biliare e del fegato fondamentalmente. Di solito parte come una colangite, poi può trasformarsi in una colangioepatite. Ovviamente dipende da dove è colpita la zona. Ne abbiamo tre tipologie. Abbiamo una colangioepatite neutrofilica, una volta si diceva acuta, poi vedremo che è sbagliato, e poi una colangioepatite linfocitaria. Quindi abbiamo queste due. Poi abbiamo una terza, che è una colangioepatite causata da dei parassiti, dai distomi. Non frequente in Italia, in alcune zone per esempio degli Stati Uniti come in Florida, abbastanza frequente, causa di colangioepatite cronica. La differenza quindi, come vedete, è più legata al tipo, diciamo, di infiammazione. Quindi per essere più semplice possibile, tendenzialmente quando andiamo ad analizzare che tipo di cellule infiammatorie abbiamo in quella zona, nella colangioepatite neutrofilica avremo tanti neutrofili, nella colangioepatite linfocitaria avremo tanti linfociti, plasmacellule, eosinofili e qualche anche neutrofilo. Le cause sono totalmente differenti, mentre invece nella colangioepatite cronica avremo una fibrosi, quindi un processo cronico delle vie biliari. Questa, diciamo, è la distinzione, quindi colangioepatite neutrofilica, colangioepatite linfocitaria, colangioepatite cronica, rara,
più frequentemente causata da distomi epatici, che sono dei parassiti che il gatto ingerisce quando va a mangiare una lucertola, un geco, una rana che ha mangiato successivamente una chiocciola. Questo è il ciclo di questo tipo di parassita epatico, andremo a parlare poi alla fine del video. Colangiopatite neutrofilica, la causa tendenzialmente sono dei batteri che risalgono fondamentalmente dall'intestino, risalgono e colonizzano, diciamo, il coledoco. Molto probabilmente in quei casi lì può esserci anche la pancreatite e quindi la classica triadite. Di solito i batteri coinvolti possono essere soprattutto l'Escherichia coli, anche la Klebsiella, Streptococcus, anche Salmonella, e fondamentalmente danno una patologia acuta tendenzialmente, quindi possiamo avere dei gatti, di solito vengono colpiti gatti giovani di media età, e che fondamentalmente si presentano abbattuti, anoressici, vomitano, possono avere anche ittero, e fondamentalmente a livello, diciamo, ecografico possiamo avere una dilatazione delle vie biliari e fondamentalmente un coinvolgimento epatico. Agli esami del sangue avremo una neutrofilia, quindi una leucocitosi neutrofilica, febbre, possiamo avere fondamentalmente i valori epatici alterati, quindi la transaminasi, l'ALT, di solito nella colestasi, nelle colangiopatiti abbiamo un aumento della fosfatasi alcalina, che a differenza ovviamente da quando abbiamo il blocco del coledoco, invece abbiamo un aumento anche delle gamma GT. La diagnosi è ecografica e fondamentalmente anche citologica. Attraverso la citologia possiamo vedere la presenza di neutrofili. La diagnosi ovviamente definitiva dell'agente eziologica è attraverso l'esame culturale della bile, attraverso l'esame ecografico o in laparoscopia si può prelevare la bile, fare l'esame culturale e ovviamente poi impostare attraverso, dopo l'antibiogramma, impostare il corretto antibiotico che deve essere utilizzato per 4-6 settimane, quindi una terapia antibiotica molto lunga. Hanno tendenzialmente una prognosi buona i gatti colpiti da colangite neutrofilica, mentre invece vedremo che quelli con la colangite linfocitaria hanno una diagnosi fondamentalmente più a rischio, ovviamente più infausta. La colangite linfocitaria, abbiamo detto, cambia le cellule dell'infiammazione, abbiamo più linfociti, plasmacellule, erroneamente una volta si chiamava colangite cronica, ma fondamentalmente non è, diciamo, l'evoluzione della colangite acuta in cronica, ma ha un'altra eziologia, fondamentalmente non si è ancora ben capita la causa e quello che sappiamo fondamentalmente è che questi gatti colpiti da colangite linfocitaria sono tendenzialmente animali che in vita hanno abbastanza sofferto di problemi comunque inerenti a pancreas, intestino, fegato, quindi a un certo punto sviluppano questa colangite linfocitaria. A differenza della colangite acuta, in questo caso non si fa l'esame citologico, ma bisogna fare l'esame istopatologico per fare diagnosi, soprattutto per differenziarla dal linfoma e dalla FIP, perché la colangite linfocitaria potrebbe dare poi anche ascite e quindi chiaramente la FIP, la peritonite infettiva felina, dà ascite e quindi per differenziare le due patologie e anche dal linfoma ovviamente, soprattutto il linfoma a piccole cellule, è necessario fare l'istopatologia. Come terapia ovviamente a differenza della neutrofilica è più complessa perché fondamentalmente si è visto che sia gli immunosoppressori sia l'acido urso desossicolico che si utilizza ovviamente come coleretico anche nella colangite neutrofilica funzionano, ma non c'è una ovviamente guarigione completa, quindi sono animali che prima o poi sviluppano poi
pancreatiti croniche, pancreatiti che poi ovviamente possono provocare la morte. In ultima abbiamo la colangiopatite definita cronica o sclerosante, è una forma diciamo terminale diciamo delle fasi acute, ma in generale nel gatto è molto rara, ripeto, tranne nel caso di infestazione da distomi epatici. Praticamente i distomi epatici sono dei parassiti che vengono prima diciamo ingeriti da una chiocciola, poi da una lucertola o da una rana e successivamente il gatto mangiando la lucertola e la rana o il geco si infettano di questi distomi che raggiungono l'intestino e poi risalgono le vie biliari. Ripeto, non è frequentissima in Italia, però è descritta per esempio in Florida e quindi fondamentalmente è riportato questo tipo di colangioepatite cronica. Spero che questo video vi sia piaciuto e io vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti.